Cosa rende qualcuno indimenticabile? Hai mai incontrato una donna che, senza alzare la voce, senza fare rumore, riusciva ad attirare tutta l'attenzione su di sé? Non era per via di abiti stravaganti o frasi preparate, ma c'era qualcosa in lei, una fiducia silenziosa, quasi come un magnete. Perché, alla fine, gli uomini si sentono così attratti dalle donne che non si sforzano troppo? Qual è il segreto dietro a questa aura magnetica? Benvenuti su Emozioni e Connessioni, il canale dove scopriamo cosa connette davvero le persone, non solo per quello che dicono, ma per quello che fanno sentire. Oggi, ci tufferemo in questo mistero. Quindi, resta con me, perché forse, solo forse, scoprirai qualcosa di sorprendente sul potere del semplicemente essere. Hai mai entrato in una stanza e sentito la presenza di qualcuno prima ancora di guardarla direttamente? Non era per quello che indossava, né per quello che diceva ma c'era qualcosa in lei. Un'aria, una certezza silenziosa che sembrava riempire lo spazio. Questa è la fiducia. Non quella fiducia chiassosa che chiede applausi, ma quella che è semplicemente. Quella che non chiede permesso per esistere, perché sa esattamente quanto vale. Ora, pensa a una donna che si sente a suo agio nella propria pelle. Non importa se indossa un vestito elegante o una felpa, non ha bisogno di convalida, perché la sua forza interiore non viene dall'esterno, ma da dentro. Ed è proprio questo che la rende irresistibile. Perché gli uomini sono così attratti da questa fiducia naturale? Sarà perché rappresenta l'indipendenza? O perché è così rara che, quando appare, è impossibile ignorarla? Resta con me, perché la risposta potrebbe non essere quella che immagini. E forse, solo forse, scoprirai qualcosa su come risvegliare questa stessa energia dentro di te. Questa fiducia naturale è come una fiamma che non si spegne, non importa il vento, rimane salda, perché non dipende da nulla di esterno per brillare. Non è costruita su approvazioni, complimenti o paragoni, è il riflesso di qualcuno che si conosce, che riconosce le proprie imperfezioni, ma non le vede come difetti, bensì come parti di una storia unica. Questa donna non ha bisogno di dimostrare nulla, perché sa già chi è. Ed è proprio questa forza serena che crea un magnetismo impossibile da ignorare. Dopotutto, come si può resistere a qualcuno che, semplicemente essendo, ti fa desiderare di stare vicino? Quante volte ti sei trovata a cercare di adattarti? Cambiando quello che avresti detto, come ti saresti comportata, solo per piacere o per soddisfare un'aspettativa? E dimmi, alla fine, ha funzionato? La verità è che nulla, assolutamente nulla, è più attraente che essere te stessa. Sembra semplice, ma non lo è. L'autenticità è come uno specchio brillante, riflette chi sei, senza filtri, senza maschere. E sai cosa succede quando sei vera con te stessa? Permetti che le connessioni autentiche fioriscano. Gli uomini, così come chiunque altro, sentono quando qualcuno sta cercando di adattarsi per piacere. È come sentire una musica fuori ritmo, qualcosa non quadra. Ma quando sei genuina, quando ti presenti per quella che sei realmente, senza paura di giudizi, questo crea un impatto. È come dire, ecco chi sono, e sono sufficiente. Ora, la domanda è, hai il coraggio di essere questa persona? Di smettere di cercare di impressionare e, invece, lasciare che la tua autenticità faccia il lavoro? Perché, credimi, è impossibile resistere a qualcuno che non solo si accetta, ma è fiera di essere chi è. L'autenticità è liberatoria. Quando smetti di cercare di essere ciò che pensi che gli altri vogliano, succede qualcosa di magico, diventi indimenticabile esattamente per quello che sei. Ogni sorriso, ogni parola, ogni gesto diventa portatore di verità. E è questa verità che tocca le persone in un modo che nessuno sforzo forzato potrebbe mai fare. Essere autentica è un atto di coraggio, sì, ma è anche un regalo, per te stessa e per chi ha il privilegio di conoscere la versione più pura e semplice di te. Dopotutto, come non innamorarsi di qualcuno che è reale in un mondo così pieno di apparenze? Hai mai sentito l'espressione meno è più? Pensa a questo per un momento.
Quando qualcuno racconta tutto di sé nei primi minuti, lascia poco spazio per il mistero, per quella curiosità che ci fa voler sapere di più. Ma, quando una persona rivela solo frammenti, come un puzzle incompleto, è quasi impossibile non voler completare l'immagine. Ed è esattamente quello che accade con le donne che sanno il potere di mantenere il mistero. Non si tratta di nascondere chi sei, ma di scegliere cosa e quando condividere. Ogni dettaglio che tieni per il momento giusto diventa ancora più prezioso. Perché, diciamocelo, cosa è più intrigante? Qualcuno che dà tutte le risposte subito o qualcuno che ti fa desiderare di fare le domande? Ora, immagina l'impatto di questo. Non hai bisogno di attenzione, non stai cercando di riempire il silenzio con parole. Sei a tuo agio nell'essere chi sei, senza la necessità di provare nulla. E sai cosa trasmette questo? Fiducia. Una fiducia che dice, so qual è il mio valore, e dovrai meritare ogni parte che deciderò di condividere. Quindi, ecco la grande domanda, riesci a diventare questo mistero? Riesci a essere la storia che qualcuno desidera scoprire, invece di dare subito il libro completo? Perché, credimi, c'è qualcosa di irresistibile in chi sa il potere del silenzio e della pausa. Il mistero ha un potere magnetico perché attiva l'immaginazione. Quando scegli di non rivelare tutto subito, crei uno spazio in cui l'altra persona può riempire con curiosità, domande e anche fantasie. Ed è proprio in quello spazio che cresce l'interesse. Non si tratta di giocare o manipolare, si tratta di valorizzare le tue sfumature, dimostrare che c'è di più in te di quanto non sembri a prima vista. Diventi come un'opera d'arte che nessuno può decifrare con un solo sguardo, e più la guardano, più restano affascinati. Dopotutto, chi non ama una buona storia che si svela lentamente, lasciando sempre qualcosa di speciale per sorprendere? Ti faccio una domanda, cosa è più emozionante? Qualcosa che arriva facilmente o qualcosa che deve essere conquistato? Pensa a una partita di scacchi, a un sentiero difficile o addirittura alla ricerca di un libro raro. Il valore sta nel viaggio, nell'impegno, nel desiderio di raggiungere qualcosa di speciale. E nelle relazioni, non è diverso. Gli uomini, per natura, adorano una buona sfida. Non si tratta di giocare duro o di essere inaccessibili, ma di creare un equilibrio, mostrando che hai la tua vita, i tuoi interessi e che lui deve impegnarsi per meritare la tua attenzione. Perché, ammettiamolo, qualcosa che è sempre disponibile perde rapidamente il suo fascino. Ora, immagina l'impatto di essere quella donna che non è disperata per i messaggi, che non cambia tutti i suoi piani solo perché lui è libero. Qualcuno che, con un sorriso sottile e una presenza indimenticabile, dice, se mi vuoi, devi conquistarmi. Non è crudeltà, è autovalorizzazione. E la parte più interessante? Questo tipo di atteggiamento fa sì che lui si renda conto che sei diversa da qualsiasi altra persona che abbia mai conosciuto. Quindi, ecco la provocazione, sei pronta per essere la sfida che lui non dimenticherà mai? Per essere la donna che trasforma l'ordinario in straordinario semplicemente restando fedele a te stessa? Perché, credimi, non c'è niente di più irresistibile di qualcuno che conosce il proprio valore e fa sì che l'altro desideri conquistarla ogni giorno. Il segreto sta nella sottile tensione tra essere presente e essere assente. Non si tratta di giocare o di essere incostante, ma di capire che la tua attenzione è qualcosa di prezioso, che deve essere conquistato e non dato per scontato. Quando non sei costantemente disponibile, diventi una presenza che lui deve lavorare per raggiungere, qualcosa che desidera, ma che sa che deve meritare. Questo fa crescere il suo interesse, perché, a differenza della gratuità, c'è una sensazione di realizzazione quando conquista ogni pezzo della tua attenzione. E, alla fine, ciò che lui desidera non è solo la tua presenza, ma la sensazione che il viaggio per conquistarti sia stato degno di essere vissuto. Se ti sta piacendo questo contenuto e ti stai connettendo con quello di cui stiamo parlando, approfitta per iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui, condividiamo tutto ciò che ti serve per comprendere meglio le relazioni e le emozioni in modo profondo e autentico. Quindi, iscriviti, attiva la campanella e unisciti alla nostra community.
Viviamo insieme queste emozioni e connessioni. Hai mai notato come alcune persone riescano semplicemente a rendere l'ambiente più leggero, più facile da respirare? Come se tutto intorno diventasse più tranquillo solo grazie alla loro presenza. Ora, cosa rende qualcuno capace di creare questa aura rilassante? Il segreto sta nel come si sentono con se stesse. Quando una donna è tranquilla e sicura di sé, senza preoccuparsi di impressionare o adattarsi, crea automaticamente uno spazio dove tutto sembra più naturale, più libero. Gli uomini, per esempio, sono attratti dalle donne che trasmettono calma. Non quella calma forzata, ma la vera sensazione di essere in pace con se stessa. Quando sei autentica e rilassata, non c'è tensione nell'aria. Non devi preoccuparti di sembrare perfetta o di seguire uno script. Il tuo essere trasmette fiducia e accettazione, e questo, di per sé, crea un ambiente in cui lui si sente a suo agio. Quindi, la domanda è: come ti senti a essere nella tua pelle, senza fretta, senza pressioni, semplicemente essendo te stessa? Perché, facendo così, permetti anche alle persone intorno a te di rilassarsi. E, in modo sorprendente, iniziano ad agire in modo più naturale, più vero, proprio perché non devono preoccuparsi di essere qualcosa che non sono. La vera bellezza nel creare un'atmosfera rilassata è che permette alla connessione di svilupparsi senza sforzo. Non c'è bisogno di forzare conversazioni o di tenere alta la guardia, perché tutto fluisce naturalmente. Quando sei tranquilla, lui sente che può essere se stesso, senza maschere o pretese. E questo crea un legame genuino, dove le conversazioni diventano più profonde, i sorrisi più sinceri e i momenti più memorabili. Non devi fare altro che essere presente in modo autentico, e, paradossalmente, è proprio questo che lo rende attratto da te, per la tua capacità di rendere il mondo più leggero, semplicemente essendo te stessa. Hai mai pensato al motivo per cui, in molti casi, meno premi eserciti, più l'altro si sente attratto? Quando una donna impone aspettative rigide o esercita troppa pressione per risposte rapide, cosa sta veramente creando? Una sensazione di pressione, di obbligo. E quando questo succede, ciò che dovrebbe essere uno scambio naturale inizia a diventare un peso, un compito. Ora, immagina se la dinamica fosse diversa. E se tu non fossi sempre lì sopra, aspettando che lui faccia qualcosa che ti aspetti, o agisca in un modo che hai già pianificato? Cosa succederebbe se lasciassi che le cose fluissero, senza pressioni, senza urgenza, senza quel peso di un'aspettativa non detta? La risposta è semplice: creeresti uno spazio dove lui si sentirebbe a suo agio nell'essere chi è veramente, senza doversi preoccupare di soddisfare uno standard. Gli uomini, infatti, apprezzano una donna che non cerca di controllare ogni loro movimento, che permette che le cose accadano in modo naturale. Quando non chiedi sempre di più, o non ti aspetti qualcosa in cambio, apri spazio per conversazioni genuine, senza pressioni, dove la connessione va oltre le parole. È lì, in questo spazio leggero, che si crea qualcosa di profondo. Non si tratta di forzare, si tratta di permettere che il legame si sviluppi senza paura, senza timori, solo con la fluidità del momento. La bellezza nel non esercitare pressione è che si crea un ambiente dove le intenzioni possono essere più chiare, più sincere. Quando agisci in modo tranquillo e senza fretta, lui sente che può essere se stesso senza preoccuparsi di compiacere o soddisfare le aspettative. Lo scambio diventa più ricco, più autentico. Inizia a sentire che, stando con te, è libero di esplorare la relazione senza paura di sbagliare o di essere giudicato. E in questo spazio di libertà, la connessione si rafforza, perché non c'è nulla di più attraente di qualcuno che permette all'altro di respirare, crescere e mostrarsi senza riserve. Hai mai notato come alcune donne sembrano avere un'energia unica, come se nulla le turbasse, come se fossero complete e integre, indipendentemente dalle circostanze o da un'altra persona? E cosa hanno queste donne che le rende così attraenti, forti e sicure? La risposta sta nella loro indipendenza. Le donne che hanno una loro vita, i loro interessi e obiettivi chiari non solo trasmettono forza, ma anche una fiducia silenziosa, quella che viene da dentro. Ma cosa significa essere veramente indipendente?
Non si tratta solo di essere sole o di non dipendere da nessuno. La vera indipendenza sta nel riuscire a fare affidamento su se stesse, nel sapere chi sei e di cosa sei capace, senza dipendere dalla validazione esterna. Quando sei concentrata sui tuoi sogni, quando sei in movimento, conquistando le tue vittorie, succede qualcosa di magico, non hai bisogno di nessuno per sentirti completa. E questo è tremendamente attraente. Perché, contrariamente a quanto molti pensano, l'indipendenza non crea distanza. In realtà, crea equilibrio. Quando ti valorizzi, quando la tua autostima viene da dentro, porti qualcosa di più sano in ogni relazione. Lui sente che hai il tuo cammino, il tuo percorso, e questo crea una dinamica di rispetto reciproco. Non sei alla ricerca di approvazione, sei una donna che sa già quanto vale, e questo, di per sé, attrae. L'indipendenza è ciò che rende tutto più leggero, più libero, più vero. L'indipendenza porta anche qualcosa di prezioso, evita la codependenza, qualcosa che spesso soffoca le relazioni. Quando una donna sa dove vuole arrivare, quando ha le sue passioni e obiettivi, non ha bisogno di perdersi nell'altro per sentirsi realizzata. E questo, paradossalmente, crea uno spazio in cui la relazione diventa più ricca, più autentica. Lui sente che la connessione con te non è un peso, non è una necessità, ma piuttosto una scelta genuina di due persone che hanno le loro vite, ma che scelgono comunque di camminare insieme. Questo crea un'unione basata sul rispetto reciproco e sull'ammirazione, dove entrambi possono crescere, senza paure o vincoli. Hai mai notato come alcune donne sembrano irradiare un'energia unica, una forza che viene da dentro, una fiamma che non si spegne mai? Cosa hanno di così speciale? La risposta sta nella loro ambizione. Le donne focalizzate sulle loro passioni, che inseguono i loro obiettivi con determinazione e scopo, sono assolutamente ispiratrici. Ed è affascinante come questa ricerca costante di ciò che vogliono non solo le renda più attraenti, ma le elevi a un altro livello. Ma cosa significa davvero essere una donna ambiziosa? Non si tratta di essere sempre in corsa per qualcosa, non si tratta di sovraccaricarsi di compiti o di chiedere sempre di più a se stesse. La vera ambizione nasce da una connessione profonda con i propri sogni, da una visione chiara di ciò che si vuole raggiungere e dalla fiducia che si è capaci di conquistare tutto ciò che si desidera fare. Quando si dedica alle sue passioni e ai suoi obiettivi, non sta solo cercando il successo, sta costruendo una vita che ha significato, e questo è senza dubbio ammirevole. E questa determinazione non passa inosservata. Gli uomini non solo notano la donna ambiziosa, ma ne sono attratti. Perché ciò che lei trasmette è più di abilità o intelligenza, è un'autosufficienza che ispira rispetto. Sa dove vuole arrivare, e questa fiducia in se stessa è ciò che fa davvero la differenza. Questo crea una dinamica in cui non c'è bisogno di approvazione o validazione. Lei è in movimento, verso il suo scopo, e questo, da solo, è qualcosa che affascina, che attira in modo innegabile. L'ambizione porta anche con sé una forza silenziosa che si riflette nelle azioni quotidiane. Le donne ambiziose non aspettano che il mondo si inclini davanti a loro, semplicemente fanno accadere le cose. Ed è questo che gli uomini ammirano, la capacità di una donna di prendere in mano la propria vita, di non aspettare che le circostanze determinino il suo futuro, ma di tracciare il proprio cammino con perseveranza. Questa energia che nasce dal sapere esattamente dove si vuole arrivare è contagiosa. Non ha bisogno di parole per convincere, le sue azioni parlano più di qualsiasi discorso. E, in questo processo, ispira non solo gli altri, ma anche se stessa, creando una spirale di autostima e realizzazione che rende ogni donna ancora più irresistibile. Hai mai notato come alcune donne abbiano una calma unica, come se fossero in grado di navigare tra le tempeste della vita senza perdere la rotta? Cosa hanno di così speciale? Il segreto sta nell'equilibrio emotivo. Mantenere la stabilità, non lasciarsi abbattere dalle avversità, è una capacità che si sviluppa con il tempo, ed è questo che trasmette maturità e sicurezza. Ma come ci riescono? Come mantenere la serenità quando il mondo sembra crollare attorno? La risposta sta nel modo in cui affrontano le sfide.
Invece di disperarsi, respirano profondamente e trovano una soluzione. La loro resilienza non è visibile all'inizio, ma il modo in cui affrontano le difficoltà con tranquillità è ciò che attira davvero l'attenzione. Non permettono che le emozioni le dominino, ma fanno sì che le loro azioni e pensieri siano guidati dalla chiarezza. È questa forza interiore che, silenziosamente, trasmette fiducia, come se avessero un centro incrollabile dove nulla può disturbare la loro pace. E questo è esattamente ciò che gli uomini amano di più, le donne che sanno controllare le loro emozioni, che affrontano la vita con un atteggiamento equilibrato, anche quando la pressione aumenta. Questa sicurezza emotiva crea un ambiente di tranquillità intorno a loro, permettendo a chi le circonda di sentirsi al sicuro. Cos'è più attraente di qualcuno che, nel caos, riesce a rimanere sereno e sicuro di sé? Lei non è solo capace di affrontare le proprie sfide, ma diventa anche un porto sicuro per gli altri. Questa stabilità emotiva va oltre la capacità di affrontare i problemi, è anche una forma di intelligenza emotiva, di capire e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri con saggezza. Le donne con equilibrio emotivo sanno quando è il momento di essere ferme e quando è il momento di essere flessibili. Non reagiscono impulsivamente a ogni situazione, ma hanno la capacità di analizzare e rispondere in modo ponderato. E questo è un riflesso di una grande maturità. Questa calma nel caos non significa apatia, ma una comprensione profonda che, per quanto difficili possano essere le situazioni, esse passeranno sempre. È questo tipo di forza tranquilla che attrae, perché, in fondo, gli uomini sanno che una donna così è qualcuno di cui ci si può fidare, qualcuno su cui si può contare, qualunque cosa accada. Ti sei mai chiesta perché alcune donne sembrano semplicemente affascinare tutti intorno a loro, senza alcuno sforzo? Non è magia, è autenticità. Le donne che non cercano di impressionare, ma che sono semplicemente se stesse, hanno qualcosa che va ben oltre l'aspetto fisico, irradiano fiducia, autenticità e una leggerezza che rende tutto intorno a loro più attraente. Cosa hanno che le altre non hanno? Non stanno inseguendo l'approvazione, stanno vivendo la loro vita con uno scopo, con una felicità genuina. E questo è esattamente ciò che attrae coloro che contano davvero. Ora, pensa a questo, concentrandoti sulla tua felicità, sulla tua indipendenza, stai creando le condizioni migliori per connessioni vere? La chiave è essere te stessa. Quando ti senti bene con te stessa, senza cercare di forzare o piacere a qualcuno, le persone lo percepiscono. Avvertono la tua energia, la tua verità, e sono attratte da questa forza naturale. E allora, cosa ne pensi di tutto ciò? Hai notato come l'autenticità possa trasformare le tue relazioni? Raccontaci nei commenti, cosa hai imparato sull'arte di essere te stessa nelle relazioni? Hai vissuto qualche esperienza che ha cambiato la tua prospettiva su questo? E, naturalmente, se ti piace il contenuto del nostro canale, iscriviti e condividi le tue storie con noi. Su Emozioni e Connessioni, vogliamo sapere com'è stata la tua esperienza emotiva. Ti aspettiamo!